Sono stato con mia moglie per 16 anni. Ci siamo conosciuti a un barbecue nel 2004. Lei stava uscendo da una relazione abusiva e non aveva figli. Mi disse che aveva alcuni problemi medici che le impedivano di avere figli. Io ho 2 figli da un precedente matrimonio. Quando ci siamo conosciuti, stava iniziando l'addestramento per diventare assistente di volo. Non mi sentivo troppo a mio agio con questo, ma ho sorvolato perché andavamo molto d'accordo nelle prime fasi della frequentazione. Una volta terminato l'addestramento, ha iniziato a lavorare per una grande compagnia aerea, la Delta, e io ero nell'aeronautica militare. Abbiamo dovuto gestire una relazione a distanza per un po'. Ci siamo sposati nel 2006. In quel periodo ha iniziato a viaggiare con la compagnia aerea e stava via per alcuni giorni alla volta. Ho iniziato a notare che beveva di più e quando tornava a casa era davvero stanca e si addormentava sul divano. All'inizio non ci ho pensato troppo perché pensavo fosse stressata dal lavoro, ma col senno di poi avrei dovuto vedere i segnali d'allarme. L'ho affrontata riguardo al suo bere e le ho detto: se diventerai un'alcolizzata, non resterò in giro. Mi ha promesso che avrebbe smesso di bere. Con mia sorpresa, ha ripulito il suo comportamento e la nostra relazione è migliorata e ha smesso di bere. Sempre con mia sorpresa, aveva un buon rapporto con suo padre. Le ha insegnato alcune cose sugli investimenti in azioni e le ha detto di approfittare anche del piano 4 o 1K della compagnia aerea. Era abbastanza esperta perché chiamava suo padre e faceva ricerche per conto suo. Nel 2009 mi è stato diagnosticato un cancro e ho dovuto subire un intervento chirurgico per rimuovere il tumore. È stato un periodo molto difficile per entrambi. Dopo essermi ripreso dall'intervento, abbiamo promesso di amarci e vivere ogni giorno al massimo. Quando non volava, trascorrevamo insieme tutto il tempo possibile. Col passare del tempo, il mio cancro non è tornato e stavo bene come potevo. Ho 47 anni e mia moglie ha anche 47 anni. Siamo entrambi attivi. Io sono un po' in sovrappeso e sto lavorando per perdere peso. Ci godevamo la nostra vita. Avevamo una bella casa e 2 auto ed eravamo senza debiti. Lei partiva per i suoi viaggi e io restavo a casa a prendermi cura della casa. Facevo tutto il cucinare e pulire mentre era via e non mi dispiaceva perché sapevo che quando tornava a casa sarebbe stata esausta da tutti i viaggi. Ero a posto con il nostro accordo finché un giorno sono tornato a casa dal lavoro. Sono un gestore di proprietà, sono in pensione dall'aeronautica militare. E lei era già a casa. Il che era strano, perché non era prevista a casa per un altro giorno. Le ho chiesto cosa stesse succedendo e mi ha detto che era tornata un giorno prima. Ero felice di vederla. Anche lei ha detto che era felice di vedermi. Mi ha abbracciato e baciato e ha portato le sue borse al piano di sopra in camera da letto. Dopo un po' ho notato che non era tornata giù. Sono salito al piano di sopra per controllarla. E quando sono entrato in camera da letto ho sentito odore di alcol. Le ho chiesto cosa stesse succedendo e mi ha detto che era debole e non poteva resistere. Ero furioso. Non potevo credere che avesse ricominciato a bere dopo tutto quello che avevamo passato. Sapevo che alcuni amici non riuscivano a smettere facilmente con la bottiglia. A volte alcune persone fanno alcuni anni e poi ricadono. Le ho detto: hai promesso? Lei ha detto che lo sapeva. Le ho detto di impegnarsi di più e dopo non l'ho più pressata. Ero contento che fosse a casa e volevo godermi la serata. Ho pensato tra me e me. Non pensavo che essere assistente di volo fosse così stressante, ma mi ha raccontato storie su persone scortesi sui voli. Sì, possono esserlo. Avanti veloce di circa 2 settimane. Un giorno torno a casa e inizio a pulire la casa. Lei è via e prevista per tornare il giorno dopo. Inizio a pulire la camera da letto, fare il bucato e mettere via le cose. Una delle sue valigie era fuori posto. Ho pensato che la valigia fosse chiusa, invece non lo era. Quando l'ho sollevata, sono caduti fuori un mucchio di preservativi. Mi sono congelato. Ero tipo: che diavolo? Il mio cuore ha iniziato a battere veloce e il mio stomaco era annodato. Noi non usiamo preservativi. Ho pensato: perché le servono preservativi? Ero arrabbiato e triste allo stesso tempo, ma dovevo raccogliere i miei pensieri. Dopotutto,
Avevo ancora un giorno prima che tornasse. Ho cercato di curiosare il meglio che potevo. Non ha un laptop o un tablet che posso controllare e non usa molto il computer che abbiamo a casa. Non riuscivo a trovare nulla e ho anche rimesso i preservativi nella sua valigia. Non volevo che sapesse che sapevo. Ho chiamato il mio migliore amico. Siamo migliori amici dal college. E Gili ho detto cosa ho trovato. Era scioccato quanto me e mi ha detto di restare calmo e pensare bene alle cose. A volte è difficile farlo quando succede qualcosa del genere. Ha detto: non fare nulla finché non torna a casa e poi magari puoi parlarle e vedere cosa sta succedendo. Sono stato d'accordo con lui e ho riattaccato. Ero un disastro. Non sapevo cosa fare, ma sapevo che dovevo comportarmi come se tutto fosse normale quando fosse tornata a casa. Il giorno dopo è arrivato e lei è entrata dalla porta e io mi sono comportato come se nulla fosse sbagliato. Abbiamo parlato, riso e seguito la nostra routine serale. Più tardi, quella notte, eravamo a letto e le ho chiesto: mi ami ancora? Lei ha detto: certo che ti amo, perché me lo chiedi? Ho detto: voglio solo assicurarmi. Lei ha detto: ti amo più di ogni altra cosa, cosa c'è che non va? Le ho detto: non c'è nulla che non va, voglio solo assicurarmi che mi ami ancora. Dopo che quelle parole sono uscite dalla sua bocca, per qualche ragione non le ho creduto. Non so perché, semplicemente non le ho creduto. Non volevo affrontarla riguardo ai preservativi, almeno non ancora. Volevo aspettare e vedere se succedeva qualcos'altro. Sono passati alcuni giorni e tutto sembrava andare bene, finché un giorno sono tornato a casa un po' prima e non gliel'ho detto. Non mi ha sentito entrare. Stava facendo foto in lingerie e non le stava inviando a me. Ero scioccato da quello che ho visto, ma ho ricordato ciò che il mio migliore amico mi aveva detto: mantieni la calma. È tutto ciò a cui potevo aggrapparmi. Così sono andato in garage senza che lei mi notasse. Ho chiamato il mio amico e gli ho detto che l'ho sorpresa a fare foto in lingerie e lui ha detto: wow, non è buono. Ho detto che avrei scoperto cosa stava succedendo e avrei posto fine alla cosa. Prima di riagganciare mi ha detto: ricorda, mantieni la calma. Mentre la giornata andava avanti, non riuscivo a scrollarmi di dosso la sensazione di ciò che era successo nelle ultime 24 ore. Stavo diventando sempre più arrabbiato, ma dovevo fare le cose per bene. Non potevo lasciare che le mie emozioni prendessero il sopravvento. Ho detto: a volte è semplicemente difficile in una situazione del genere. Così, il giorno dopo, ho preso appuntamento con un investigatore privato per vedere cosa poteva scoprire. Dovevo sapere cosa stava succedendo. Il giorno dopo sono andato al mio appuntamento e ho detto all'investigatore privato che tipo di auto guidava e per quale compagnia aerea lavorava. E l'investigatore privato mi ha detto: dammi 2 settimane e avrai tutto ciò di cui hai bisogno. Ho accettato e sono tornato a casa. Non potevo dire a mia moglie cosa stavo facendo. Di nuovo dovevo comportarmi con calma e l'ho fatto. Non era prevista per andare da nessuna parte per una settimana, così siamo usciti insieme e abbiamo avuto alcune serate romantiche. Siamo stati intimi e lei non sospettava nulla. Il giorno in cui doveva partire mi ha abbracciato, mi ha detto che mi amava e che mi avrebbe chiamato quando fosse arrivata alla sua prima destinazione. Verso le 16 di quel giorno, l'investigatore privato mi chiama e mi dice che mi avrebbe inviato un breve video. È stato straziante. Mostra a mia moglie che va a casa di qualcuno a 2 ore di distanza e sembra che abbia una chiave. Apre la porta e saluta un uomo con un bacio e lui la stava palpando proprio lì sulla soglia. Sì, quel video ha dimostrato che mi tradiva. L'investigatore privato mi ha detto: non hai bisogno di altro, e aveva ragione. Dopo quel video devo avermi mosso come Flash Gordon. Sono andato online e ho cercato un buon avvocato divorzista. Ne ho trovato uno e ho lasciato un'email con le mie informazioni di contatto. Più tardi quella notte, la mia quasi ex moglie ha chiamato, ma non ho risposto. Ho lasciato che andasse in segreteria telefonica e non l'ho ascoltata. Volevo che si chiedesse perché non rispondevo e cosa stessi facendo. Faceva tutto parte del mio piano. La mattina dopo ho contattato il mio capo e gli ho detto che sarei stato in ritardo. E gli ho detto perché.
Era dispiaciuto di sentire cosa era successo. Ho anche chiamato l'investigatore privato e gli ho chiesto di darmi l'indirizzo della casa dove era andata mia quasi ex moglie. Più tardi quel giorno ho preparato una chiavetta USB con il video che l'investigatore privato mi aveva inviato e l'ho spedita alla casa dove era andata mia quasi ex moglie. Non l'ho inviata per posta celere, solo posta ordinaria, il che mi avrebbe dato il tempo di prendere la maggior parte delle mie cose e andare a stare con il mio migliore amico. Così sono passati alcuni giorni e mi sono sistemato a casa del mio amico. Non ho mai inviato messaggi né restituito le chiamate della mia quasi ex moglie. Avanti veloce di qualche giorno e la mia quasi ex moglie mi ha inviato un messaggio di testo che diceva solo «Mi dispiace». Questo mi ha detto che aveva ricevuto il pacchetto che le avevo inviato. Sì, proprio così. Bene, per terminare questo lungo sfogo, ci siamo sposati in Alabama e il mio avvocato ha mostrato alla corte il filmato che avevo, ma non importava. Tutto ciò di cui il giudice era preoccupato era ciò che avevamo acquisito durante i 16 anni di matrimonio. Mi è stato assegnato metà del suo piano pensionistico e delle azioni, e quando la casa sarebbe stata venduta avrei ricevuto anche metà dell'equità. Non volevo l'assegno di mantenimento e ho detto al mio avvocato di non chiederlo. Ora vedi, questi sono casi rari in cui gli uomini ne escono così. Questo normalmente non accade per un uomo, credimi, non accade. Puoi leggere qualsiasi giornale online o guardare le notizie da qualche parte dove un uomo ne esce così. Semplicemente non accade. 3 mesi dopo l'udienza di divorzio, la mia ex moglie mi chiamava e mi mandava ancora messaggi cercando di scusarsi. Ho prontamente cambiato numero. Grazie a Storie di tradimento per avermi permesso di condividere la mia storia e, inoltre, se il vostro partner vi tradisce, uscite immediatamente. Un mio amico, tanto tempo fa, ha scoperto che sua moglie lo tradiva, ma non se n'è andato subito. Hanno litigato e lei ha finito per sparargli. È sopravvissuto, ma ha una zoppia permanente. È pazzesco. Beh, dico sempre di non ricorrere alla violenza perché cose del genere possono accadere. Grazie per avermi seguito. Alla prossima volta.